Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti al Poligono Nobel di Agrigento. Mi è venuta voglia di fare questo video in cui vi dimostro come io ho affinato la mia mira e le tecniche che ritengo che siano necessarie per poterle affinare anche voi. E in realtà non si tratta di vere e proprie tecniche, ma si tratta di un modo, il modo migliore secondo me, per poter prendere la mira e riuscire ad essere precisi. Allora arriviamo subito al dunque. Quando noi vogliamo ingaggiare un bersaglio, la tecnica migliore è quella di osservare il bersaglio, non distogliere lo sguardo dallo stesso e nella linea retta, immaginaria che si forma fra il nostro occhio e il punto esatto che noi vogliamo colpire, in questa linea dobbiamo andare a interporre l'arma. Arma che ha già due elementi allineati fra di loro che sono tacca di mira e mirino. Se allineiamo l'arma a questa linea immaginaria, automaticamente creiamo una linea continua fra occhio, tacca di mira, mirino e bersaglio. Come dobbiamo fare per riuscire a essere il più precisi possibile? Allora dobbiamo guardare il bersaglio, mettere in mezzo tra occhio e bersaglio la nostra arma ed osservare esclusivamente il mirino. Dobbiamo osservare il mirino, ma dobbiamo vedere tutto. Se osserviamo il mirino, metteremo a fuoco solo il mirino, tutto il resto risulterà sfocato. Quello che risulterà più lontano è il bersaglio, che sarà la parte più sfocata. Paradossalmente il punto che noi dobbiamo ingaggiare sarà il punto che dovrà essere messo meno a fuoco. Osservando il mirino vedremo comunque il bersaglio, sapremo dov'è, sapremo il punto che dovremo andare a colpire, perché comunque si sfoca ma non si sfoca in maniera eccessiva, comunque è ben distinguibile. Metteremo l'arma, osserveremo il mirino, non dovremo più spostare l'arma dovrà rimanere immobile in quel punto. A quel punto potremo inserire il dito nel grilletto e sparare. Adesso vi faccio vedere, man mano che io faccio questa procedura, il risultato. Allora, inserisco il caricatore nella prima sagoma, la sagoma più in alto, più distante da noi, ci sono due punti fra la testa dell'immagine riportata sulla sagoma e i pallini. Ci sono dei puntini rossi. Io cercherò di colpire prima il puntino rosso a sinistra, dopodiché il puntino rosso a destra. Man mano vi dirò quello che vado facendo. Io in questo momento sto osservando il puntino di sinistra, quindi lo guardo, non perdo di vista il puntino, metto l'arma esattamente fra il puntino e il mio occhio, dopodiché posso premere il grilletto e sono andato a 1 centimetro dal bersaglio. Adesso sparerò un paio di colpi in sequenza leggermente più rapida. Vedremo se con questa tecnica riesco a mantenermi sempre allineato, quindi vicino al punto che voglio colpire. Osservo il bersaglio, metto l'arma in mezzo. Ok, mi fermo, andiamo a guardare il risultato sulla sagoma. Questo è il risultato dei colpi. Il primo è andato leggermente a sinistra, dopodiché mi sono mantenuto in una linea quasi costante, sono dei punti allineati, e poi due colpi sotto. Adesso faremo la prova su quest'altro pallino, però leggermente più istintivi, quindi osserviamo sempre il bersaglio. Allora, osserviamo sempre il bersaglio, mettiamo l'arma rapidamente in mezzo, dopodiché spariamo. Osservo il bersaglio, non distolgo lo sguardo, estraggo l'arma . In questo modo, man mano che voi fate
questi esercizi di fissare il bersaglio, non distogliere lo sguardo dal bersaglio. Una volta messa l'arma nella linea che si crea, mettete a fuoco il mirino e sparate. È sicuro che voi andrete a bersaglio senza sbagliare. Ovviamente per fare questo dovete già conoscere la tecnica che vi permetta di non strappare, perché la precisione sulla tecnica per prendere la mira deve essere accompagnata dalla precisione della tecnica della pressione del dito sul grilletto. C'è già un video mio in cui io parlo di questa tecnica, è un video fatto in casa velocemente, non era programmato, come d'altra parte non era programmato neanche questo. Più in là ripeterò quel video cercando di essere più tecnico, parlando dell'impugnatura e di tante altre cose che agevolano nella precisione sul tiro. Vediamo anche la seconda prova. Con questo ho sparato molto più rapidamente, ovviamente sono stato meno preciso di questa. Quindi metto l'arma in mezzo, copro col mirino il punto che voglio colpire, automaticamente in questa posizione anche la tacca di mira sarà allineata al mirino, quindi vado avanti. Adesso andiamo ad osservare il risultato. Come vedete sono riuscito a colpire esattamente il punto che io volevo colpire. Questo perché osservo il punto che voglio colpire, metto l'arma in mezzo, dopodiché fisso il mirino, sono padrone dell'arma perché sto tenendo d'occhio il mirino. Quindi l'oggetto che io devo controllare effettivamente per riuscire ad avere la massima precisione. Se io osservo invece il bersaglio e metto l'arma in mezzo, i movimenti che faccio con l'arma non riesco a notarli perché sono concentrato sul bersaglio. Quello che io devo controllare deve essere l'arma. La stessa arma va osservata solamente concentrando la nostra attenzione, quindi la messa a fuoco, sul mirino. La tacca di mira la vedremo sfocata, il bersaglio lo vedremo sfocato. Adesso in fondo ci sono dei ferri, sono dei ferri che sono stati sagomati e tagliati apposta con la dimensione dell'alfa, che è il punteggio massimo nelle sagome del tiro dinamico, e quindi permettono di allenarsi ed avere la precisione senza dover andare a tappare ogni volta sulla sagoma o dover sostituire la stessa sagoma, insomma, che va a rovinarsi per via dei colpi. Questa ci permette di capire se l'abbiamo colpito o meno perché si muove ed emette il rumore del colpo che va a impattare sulla stessa. Adesso vi faccio vedere pure due prove con queste sagome. Allora ragazzi, adesso saremo a circa una quindicina di metri da questi bersagli. Sulla parte destra ho dei bersagli che sono su per giù quanto il delta delle sagome da IPSC, quindi per tiro dinamico. Sulla mia sinistra invece ho delle sagome rosse, purtroppo penso che dall'inquadratura non si vedano benissimo, che sono della stessa dimensione dell'alfa. Anche in questo caso io vado a bersaglio, guardo solo il bersaglio, metto l'arma in mezzo, osservo il mirino, mi concentro solo sul mirino, dopodiché anche spostandomi da un bersaglio all'altro riesco a colpire lo stesso, quindi osservo, questo è un tipo di allenamento che vi consiglio di fare per migliorare la vostra mira. Quindi posizionare delle sagome che non siano come ho fatto poco fa, magari gradualmente inizierete in questo modo con delle sagome ad una distanza di 5-6 passi circa, un punto che sia abbastanza piccolo, fate un segno col pennarello, perché se fate dei segni grandi e non riuscite a rimanere stretti, comunque vi illudete psicologicamente, perché è una cosa che accade anche a me, che se il bersaglio è grande e voi rimanete all'interno del bersaglio, comunque secondo voi avete sparato bene. Capita spesso di vedere nei gruppi di armi sagome grandi, tutto il foglio,
con una rosata che riempie l'intero foglio. Con la didascalia sono soddisfatto, erano tutti in sagoma. Erano tutti in sagoma perché la sagoma è grande, ma in realtà i colpi devono essere concentrati quasi in un unico punto, perché se no sono stati convogliati casualmente sulla sagoma, invece devono essere diretti in un solo punto. Dobbiamo cercare di essere più stretti possibile. Se affiniamo la tecnica e quindi se riusciamo a ottenere una rosata molto stretta, poi anche in movimento, se sbagliamo ci allarghiamo di così poco che comunque la nostra sagoma sarà sempre, la nostra rosata sarà sempre stretta e riusciremo a prendere dei bersagli anche muovendoci. Quindi che dirvi, vi invito a fare delle prove in bianco, prendere la vostra arma, osservare un punto in una zona sicura dove non ci sia nessuno dei vostri familiari e dopo aver fatto tutte le prove per verificare che l'arma sia completamente scarica. La verifica dell'arma scarica va fatta scarrellando un paio di volte, osservando all'interno della camera di cartuccia che non ci sia nulla, quindi che sia completamente vuoto. Dopodiché si rilascia, si scarrella un'altra volta, si preme il grilletto. In quel caso abbiamo la consapevolezza che la nostra arma sarà scarica, ma dovremo trattarla comunque sempre come se fosse carica, nonostante la consapevolezza che sia scarica. Quindi non puntiamola ugualmente verso nessuno, verso nessuna zona che possa essere pericolosa, perché è una zona che per noi è sicura, per esempio un angolo della casa rivolto verso il perimetro della nostra abitazione, probabilmente in direzione di una finestra ci sarà l'abitazione del nostro vicino e se per caso l'arma dovesse essere carica succederebbe un guaio, perché attraverserebbe la finestra e andrebbe in casa del nostro vicino. Allora, dopo aver fatto queste verifiche, osservate un punto della vostra casa, vi assicurate di averlo focalizzato, dopodiché arma in mezzo, osservate il mirino senza lasciare con l'occhio comunque il punto che avete deciso di colpire, dopodiché ritornate in posizione. Fate più volte questa manovra. Dopo aver fatto più volte questo discorso in casa in bianco e aver preso padronanza con questo tipo di movimento e ragionamento, allora fate la stessa cosa in poligono con le munizioni, prima da vicino, poi da lontano e poi con sagome che siano posizionate in modo diverso. Inizialmente vi scoraggerete, come ci si scoraggia in ogni prova che si fa, nella quale magari non si va benissimo fin da subito, però vedrete che a poco i risultati arriveranno. Va bene, detto questo ragazzi, io ho dato solamente una visione della mia esperienza e ho cercato di condividere senza aver programmato in realtà nulla questa tecnica, che poi non è una tecnica ma è un modo di agire, e spero che vi sia stato utile anche in piccola parte avervi dato un consiglio che possa aiutarvi nel migliorare. Io ne ricevo tanti ogni giorno, mi piace ascoltare, capire e soprattutto dove commetto degli errori cerco sempre di studiare e vedere dove posso migliorare. Un consiglio del genere probabilmente per chi non l'aveva mai preso in considerazione potrebbe essere utile e vedere dei miglioramenti in poco tempo se viene fatto in modo giusto. Adesso vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video qua sotto sul pollice all'insù se vi è piaciuto, iscrivervi e attivare ovviamente anche le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Dopodiché vi saluto, vi auguro una buona domenica, perché oggi è domenica 16 giugno del 2019 e ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo dal Poligono Nobel di Agrigento.